Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo cardigan dall'esecuzione molto semplice sia per la costruzione del capo che per i punti utilizzati. Infatti per costruire il capo partiremo da dietro e proseguiremo facendo il davanti, prima una metà e dopo un'altra. Non avremo le cuciture da fare sulle spalle. I punti che ho utilizzato sono dei semplicissimi punti alti e punti bassi, punto basso tenuto poi col rovescio verso la parte esterna del nostro capo conferisce questi nodini, questo punto che a me piace veramente tanto. Dopodiché ho rifinito con dei punti alti a rilievo alternati con dei punti alti fatti normalmente e così ho fatto il bordo. Vi lascio al video. Per il progetto che andremo a fare ho usato questo filato che ho comprato ai grandi magazzini Action, che è un 100% acrilico, si trova in gomitoli da 100 grammi e contiene 238 metri di prodotto. Ho utilizzato un uncinetto numero 6, inoltre avremo bisogno di un paio di forbici, un metro da sarta, un ago da lana, dei marcapunti, se non ne avete andranno bene anche le spille da baglia. Questo progetto è un progetto molto semplice, per il semplice motivo che andrà lavorato a pannelli, quindi non dovremo fare troppi calcoli. Sarà sufficiente prendere la circonferenza del seno o dei fianchi, dividerla a metà e da lì calcolare le catenelle che ci vorranno. Il punto che andremo ad utilizzare sarà un punto che si sviluppa sul multiplo di 3 più 2. Partiremo dal pannello dietro e poi, senza tagliare il filo, continueremo a lavorare verso il davanti. Vediamo come. Iniziamo dal dietro. Per realizzare il mio dietro, che avrà una misura di 52-53 cm, monterò 71 catenelle, cioè 69 più 2, 69 multiplo di 3 più 2, alle quali andrò ad aggiungere una catenella per girare. Settantuno più 1 che mi serve per girare, entro nella catenella precedente e faccio un punto basso, entro in quella successiva e faccio un altro punto basso, entro in quella dopo e faccio un punto basso. Praticamente faremo così tutta la riga, lavoreremo un punto basso per ogni catenella che abbiamo a disposizione. Sono arrivata alla fine della mia riga, adesso lavoro l'ultimo punto basso e ho ripassato tutta la mia riga. Salgo con solo 2 catenelle, entro non in questo punto perché le 2 catenelle andranno a sostituire il primo punto alto, entro nel secondo punto con un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo con un altro punto alto. Praticamente tutta la riga si svolgerà in questo modo. Catenella, 2 punti alti, catenella, 2 punti alti. Quindi qui abbiamo fatto la catenella,
saltiamo il punto di base, entriamo in quello dopo con un punto alto, entriamo in quello dopo ancora con un altro punto alto, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo con un punto alto, entro in quello dopo con un altro punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello dopo e via via così fino alla fine, dove dovremmo finire con 2 punti alti. Sono arrivata alla fine della riga, ho fatto la catenella e andrò a finire con gli ultimi 2 punti alti. Ops. E questa è la riga numero 2. Praticamente non dovremmo fare altro che ripetere queste 2 righe, quindi giro il mio lavoro, entro nel primo punto che ho disponibile con un punto basso, entro in quello successivo con un altro punto basso, entro nell'archetto formato dalla catenella di separazione con un punto basso e vado a ripassare tutte le maglie con un punto basso. Ogni punto che ho fatto nel giro precedente dovrò fare un punto basso. Quando avremo finito ripartiremo ancora con 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella e via via. Sono quasi alla fine, vado a lavorare l'ultimo archetto con un punto basso e lavoro gli ultimi 2 punti bassi, uno sul punto e l'altro sulla seconda partendo dal basso delle 2 catenelle che ho fatto nel giro precedente, quelle che vanno a sostituire il primo punto alto. Arrivati a questo punto aggiungo 2 catenelle, giro il mio lavoro e vado a ripetere la riga numero 2, quindi non entro qui perché a questo punto è già stato sostituito dalle 2 catenelle, entro in quello successivo con un punto alto, una catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto, catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio un punto alto, in quello dopo ancora un punto alto. Praticamente è una sorta di punto rete formato da 2 punti alti e una catenella diviso da una riga di punti bassi che dà questo effetto un po' a rilievo che sembra quasi il punto legaccio della maglia ai ferri, e mi è piaciuta proprio questa particolarità del punto. Quindi andremo avanti a lavorare sempre così, alternando queste 2 righe, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella, punti bassi e di nuovo 2 punti alti, una catenella, punti alti, una catenella e via via. Ho finito il dietro, ho lavorato in tutto 35 motivi per una lunghezza di 75 centimetri. Ora non ho tagliato il filo è ancora qua, perché andremo a lavorare poi questa metà davanti. Quindi ora dovrò ricavare quello che è l'apertura per il collo. Ho già fatto la metà. Quindi andrò a calcolare circa 13 centimetri di apertura per il collo, facendo coincidere l'inizio o la fine della riga con i 2 punti alti. Quindi qui conto 2 buchi, praticamente 2 motivi, e vado a marcare. Qui conto altri 2 buchi e vado a marcare. In sostanza qui ho marcato partendo da qui l'ultimo punto alto, qui quando riprenderemo il lavoro da questa parte sarà il primo. Ora non dovrò fare altro che ripetere la stessa operazione del dietro, quindi sono qui, sono già girata dal verso giusto, quindi aggiungo le 2 catenelle che saranno il primo punto alto, filo sull'uncinetto, vado a lavorare nel secondo punto e faccio un altro punto alto e lavoro 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella, fino a quando sarò arrivata al primo marcapunti, quello che trovo per primo.
Ecco, qui sono arrivata al primo marcapunti, faccio gli ultimi 2 punti alti, lo tolgo, non mi serve più, e ritorno indietro con la riga di punti bassi e vado a lavorare righe di andata e ritorno per altrettanti 35 motivi, dopodiché taglieremo il filo e ripartiremo dall'altra parte. Ho finito il mio primo metà davanti, come vedete è tutto attaccato. Ora dovremo fare l'altra metà, quindi lo metto dal diritto, faccio il nodino iniziale, entro dove ho il marcapunti, quello più a sinistra, non quello centrale, ma quello più a sinistra, anzi adesso togliamo anche quello della metà che non ci serve più. Togliamo anche questo, non ci serve più. Quindi faccio punto basso, una catenella che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, lavoro un punto alto, catenella di separazione, salto un punto di base, faccio un altro punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, un altro punto alto, catenella di separazione, salto un punto di base, entro e faccio un punto alto. Via via andiamo a riprendere il motivo di lavorazione del nostro cardigan e vado avanti a lavorare finché anche da questa parte non raggiungo i 35 motivi, cioè che equivalgono ai 75 centimetri nel mio caso. Poi voi la lunghezza la deciderete come meglio credete. Finito la riga di 2 punti alti e una catenella, giro, faccio la riga di punti bassi e niente, vado avanti finché ho finito e ci vediamo per le maniche. Finito anche le 2 metà davanti, è il momento di passare alle maniche. Per passare le maniche prima di tutto ci serve la misura dello scalfo. Io ho calcolato uno scalfo di circa 19 cm, 38 diviso 2, 19, che ho calcolato in questa maniera. Ho marcato prima di tutto questa riga di punti bassi che è la spalla praticamente, come se fosse la cucitura della spalla, e ho messo un marcapunti. Dopodiché misurato 19 cm da una parte e 19 cm dall'altra e sono andata a marcare, e per sicurezza poi ho contato i punti in modo che siano esatti in questa maniera. Il punto centrale non l'ho contato ed ho contato fino a qui e fino a qui per avere in questa maniera il multiplo di 3. Quindi cosa significa? Significa che ho misurato alla base del punto alto qui, alla base del punto alto qui, e inizio subito con la sequenza, dopo aver fatto il giro di punti bassi, perché prima inizieremo una riga di punti bassi, e inizio subito con la sequenza 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e una catenella, e andrò a finire con 2 punti alti. È più facile a farsi che a dirsi. Quindi a questo punto metto il lavoro dal rovescio. Io l'ho già messo dal rovescio perché il diritto, io ho calcolato come diritto il diritto dei punti alti, questo, e qui ho il rovescio dei punti alti e per me questo è il rovescio, e andrò a lavorare in questa maniera per tenere dal diritto la stessa trama del punto. Quindi ora con il mio lavoro al rovescio entro dove ho marcato, cioè nella barretta del punto alto, con un punto basso. Entro poi
nella stessa barretta e potete sempre scegliere se entrare direttamente nel punto o entrare o prendere la barretta intera. Io entro nel punto perché si vede meno. Qui ho il punto basso, quindi entro e faccio un punto basso. Qui ho il punto alto, entro tra le due asoline qua in mezzo e faccio un punto basso. Qui è sempre la stessa barretta, entro nel punto o nel buco che si è creato qui e faccio un punto basso. Qui c'è il punto basso, entro e faccio il punto basso. Qui inizia il punto alto, prendo le due costine intere e faccio un punto basso. Qui entro nel buco che si è creato, faccio un punto basso. Qui c'è il punto basso e vado avanti così, facendo 2 punti bassi per barretta e un punto basso per la riga di punti bassi che abbiamo in perpendicolare ai punti bassi che stiamo facendo. Sono arrivata all'ultima barretta, quindi vado a lavorare gli ultimi 2 punti, 1 e 2. Dopodiché riparto con 2 catenelle, giro il lavoro, entro nel punto successivo, faccio un punto alto, salto un punto di base, prima faccio una catenella aggiuntiva, poi salto un punto di base e lavoro un altro punto alto e via via vado a ripetere il motivo del resto del cardigan. Se avete visto, facendo in questo sistema, la trama del punto è identica, cioè abbiamo il nodino del punto basso da questa parte per quel che riguarda il corpo del cardigan e il nodino del punto basso della manica sempre da questa parte che guarda verso di noi, quindi il lavoro resta tutto omogeneo. E vado avanti a fare la mia riga di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. E sono arrivata alla fine, quindi aggiungo la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella in un punto di base, entro nel penultimo punto con un punto alto, entro nell'ultimo punto con un altro punto alto. Quindi il numero dei punti è venuto perfetto. Ora non ci rimane altro che ripartire con la riga di punti bassi e andare avanti a lavorare fino alla lunghezza della manica di cui abbiamo bisogno. Siccome le maniche sono quasi sempre un problema, io consiglio di tenere sempre vicino un maglioncino che ci va bene e misurare dal centro del maglioncino col centro del lavoro che stiamo facendo e lì dovremo trovare la misura giusta per la nostra manica. Ci vediamo alla fine. Ho finito di fare entrambe le maniche e ora è giunto il momento di chiudere i fianchi. Come facciamo? Mettiamo il nostro lavoro dal rovescio, cioè ripieghiamo il lavoro in modo che il rovescio, in modo che il diritto venga all'interno e facciamo combaciare la manica e dopodiché andiamo a lavorare, adesso tutto non ci sta nell'inquadratura, andiamo a cucire anche il fianco. Se vogliamo tenerlo ben fermo, ci aiutiamo o con dei marcapunti o con degli spilli. L'unica accortezza che dovremmo avere è far combaciare il disegno, perché appunto è un disegno geometrico e quindi va tenuto bene a pari. Quindi comincio dalla manica, ho già infilato un ago della lana, non ho tagliato vicino il filo quando ho finito la manica, ne ho tenuto un po' in modo che mi permettesse di cucire senza avere altri fili da nascondere. Ora niente, faremo come al solito, andremo a prendere le costine esterne di tutti i punti, o la costina esterna o la costina in alto di tutti i punti
dei due pannelli. E niente, andiamo avanti così, cucendo punto dopo punto e tenendo bene a pari le righe. Ci vediamo alla fine del fianco. Finito di chiudere i fianchi, è ora di pensare alla manica. Volendo si può lasciare anche così libera a kimono. Io invece ho pensato di fare una manica un po' a palloncino. L'altra l'ho rifinita in questa maniera. Quindi ho fatto un giro di diminuzioni a punto basso e ho aggiunto altre 2 righe, 2 giri di punto basso. Se invece volete fare un polsino normale coi punti a rilievo, potete comunque fare tutte le riduzioni a punto basso, dopodiché salire col punto alto e fare i punti a rilievo davanti e a rilievo dietro per fare un polsino. Però a questo punto vi consiglio di tenere la manica qualche centimetro più corta, in modo che non diventi eccessiva lunga e in modo che non diventi eccessivamente lunga e non faccia troppo rimborso. Niente, vado a fare il mio giro di diminuzioni. Ho messo il mio lavoro dal diritto, entro con l'uncinetto, prendo il filo, entro nel punto dopo, prendo ancora il filo e faccio una diminuzione. In questa operazione cerco di lavorare piuttosto stretta. Se non ce la fate, prendete un uncinetto di una mezza misura più piccola. Qui ho già fatto un'altra diminuzione, quindi entro nel punto dopo, prendo il filo e lascio aperto, entro in quello dopo ancora e chiudo tutti e 3 gli anellini insieme. Entro nel punto successivo, prendo il filo e lascio aperto, entro nel punto dopo, prendo il filo e chiudo. Rientro nel punto dopo, che non è nient'altro che l'archetto della catenella, prendo il filo e lascio aperto, entro in quello successivo, prendo il filo e dopodiché chiudo e vado a fare tutto il giro in questa maniera. Ho fatto l'ultima diminuzione, adesso vado a chiudermi nel punto alto con un punto bassissimo. Salgo con una catenella che useremo come nostro primo punto basso, dopodiché andremo a lavorare un punto basso per ogni punto che abbiamo a disposizione del giro sottostante. Io ho fatto un giro di diminuzioni e 2 giri di punto basso, mi sono fermata lì. Voi potete continuare finché non avrete raggiunto la misura che vi serve. Finite le 2 maniche, ora andremo a fare un bordo sul davanti, cioè partiremo dal fondo, da una metà davanti, gireremo, faremo tutto un lato, gireremo intorno al collo e torneremo indietro. Lo faremo facendo la prima riga tutta di punti alti,
Dopodiché lavoreremo un punto alto e un punto alto a rilievo. Quindi parto dal fondo, tengo il mio lavoro dal rovescio, quindi il dritto del nostro cardigan dovrà guardare il piano di lavoro, entro nel primo punto che ho disponibile, con un punto basso e una catenella e sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché vado a lavorare 2 punti alti per ogni barretta che abbiamo a disposizione, perché ci ritroveremo il punto alto in maniera orizzontale e un punto alto dentro il punto alto, che il punto basso della riga di punti bassi che troveremo in perpendicolare. Quindi qui al punto alto ne faccio 2 punti alti, qui ho il punto basso e faccio un solo punto alto. E ripasseremo tutto partendo da questa metà davanti, andando sul collo e ritornando giù per l'altra metà del davanti. Ho finito il giro di punti alti. Ora, siccome abbiamo lavorato i punti alti dal rovescio del capo, ci ritroviamo quando abbiamo girato il lavoro dal diritto, quindi inizieremo il lavoro con 2 catenelle, saranno il nostro primo punto alto, poi farò un punto a rilievo davanti, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto, dopodiché entro, prendo tutta la barretta, cioè entro la destra, passo sotto il punto, esco a sinistra e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo con un punto alto e di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella barretta, faccio un punto alto a rilievo davanti e vado avanti così per tutti i punti che ho a disposizione. Quindi un punto a rilievo davanti e dietro, un punto alto, rifaccio, quindi un punto a rilievo davanti, quindi un punto a rilievo davanti, vado in quello successivo e faccio un punto alto e di nuovo faccio un punto a rilievo davanti, entro nel punto successivo con un punto alto e finisco il giro in questa maniera. Ho finito il primo giro di punti alternati a punto preso normalmente e punto a rilievo e ho finito giusta, nel senso sono partita con di qua con le 2 catenelle che sono un punto normale e sono finita con un punto preso normale. Se per caso voi arrivate alla fine e avete un punto e finite con un punto a rilievo, non farete altro che disfare fino al centro del collo e fare una diminuzione e poi dopo riprendere il lavoro e andare avanti e vedrete che finirete nella maniera giusta. Ora riparto con le 2 catenelle e dovremo lavorare i punti come li troviamo. Quindi queste 2 catenelle saranno il mio primo punto alto preso in maniera normale, cioè nel punto. Quindi filo sull'uncinetto, qui a questo punto abbiamo girato il lavoro, ci troviamo un punto a rilievo dietro anziché di averlo a rilievo davanti. Quindi
entriamo da dietro, dalla destra del punto, e usciamo da dietro. Prendiamo il filo e andiamo a lavorare il punto alto. Quello dopo sarà preso normalmente, quindi faccio un punto alto normale. Qui ho il punto a rilievo che adesso ce l'ho a rilievo dietro, entro da dietro, esco dietro, prendo il filo e faccio il punto a rilievo. Filo sull'uncinetto, il prossimo lo prendo normalmente perché è fatto normalmente, quindi filo sull'uncinetto e ripeto il punto a rilievo dietro, e lavoreremo così i punti come si trovano per quanto ci serve. Io lavorerò finché le due metà davanti si toccheranno, quindi farò ancora un 3-4 giri. Ho finito il bordo, ho lavorato in tutto 5 giri di punti alti a rilievo e punti alti presi normalmente, dopodiché ho rifinito tutto il bordo con dei punti bassissimi in modo da dare più consistenza al bordo stesso e per fare in modo che non si allunghi e quindi non slabbra. Ora andiamo a vederlo sul manichino. Ed ecco il cardigan finito. È stato davvero un lavoro molto semplice e molto veloce. Nel contempo il suo effetto può essere anche molto raffinato. Lo trovo un pezzo davvero duttile da abbinare a un jeans e una camicia, o anche da mettere su un pantalone elegante o da mettere su qualcosa di un po' più elegantino. E con oggi ho finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche su tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao e al prossimo video.